Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Greedy Web. Oggi vi mostro come fare la griglia sulle crostate con questo attrezzo. Ragazzi, è facilissimo da utilizzare, ve lo mostro tra poco. Sigla! Per prima cosa mettiamo la base sul tavolo e posizioniamo la parte della griglia con scritto up verso l'alto. Infariniamo per bene tutta la griglia. Finita l'operazione, la mettiamo da parte. Infariniamo il tavolo per bene. Prendiamo la frolla per crostate che abbiamo preparato prima, vi metto il link della ricetta che uso io, che ormai la uso da 40 anni, per cui è super collaudata e potete vedere anche dagli utenti e dalle visualizzazioni che è molto buona. Prendiamo un terzo della pasta, la lavoriamo con le mani per farne un disco abbastanza rotondo, la infariniamo da entrambi i lati e ne ricaviamo un disco. Con le mani cerchiamo di aggiustare e arrotondare la pasta che stiamo stirando in modo che facciamo un disco bello rotondo. Prendiamo la nostra teglia della crostata e proviamo se è dalla misura giusta il disco. Lo prendiamo delicatamente, lo spostiamo e adagiamo la frolla sulla griglia. Spolveriamo di farina la superficie e passiamo sopra il mattarello. Come vedete si sposta e si allarga, per cui non occorre farla per tutta la griglia se avete una teglia più piccola, perché questa ha una circonferenza di 30 cm. La mia teglia invece è di 28, perché è inutile farla più grande. Come vedete si taglia e con il dito andate a bucherellare oppure sbattetela sul tavolo, comunque io ho fatto più delicatamente. Con il dito andate a togliere tutti i rombi che sono rimasti ancora attaccati. Stacchiamo dalla base la parte, quella con scritto up, ed ecco la nostra griglia pronta. Come vedete sta già scivolando dalla base, perché potreste farla scivolare delicatamente sulla crostata e infornarla, per cui è anche veloce da fare. Oppure, se volete essere più certi, mettiamola nel congelatore il tempo che facciamo la crostata. Prendiamo il resto della pasta, infariniamo tutto il tavolo e il panetto e con il mattarello stiriamola in un cerchio per fare la crostata. Con le mani cerchiamo di aggiustare, se ci viene un po' ovale, cerchiamo di farlo rotondo e continuiamo con il mattarello a stirare la pasta dello spessore che ci serve per fare la crostata. Ogni tanto controlliamo se la misura del disco di pasta è abbastanza grande da coprire fondo e bordi della teglia. Prendiamo delicatamente la frolla e la adagiamo dentro la teglia. La teglia non va mai imburrata, specialmente queste qua che sono antiaderenti, non vanno mai imburrate, comunque non va imburrata perché la frolla contiene abbastanza burro da non far attaccare la crostata alle teglie. Aggiustiamo la frolla dentro la teglia e o con una spatola o con un coltello affilato togliamo via l'eccesso della pasta. Adesso possiamo farcire la crostata come più ci piace. Io ho usato 3 gusti perché siamo in 3 al momento a casa e ognuno col suo gusto diverso. E una parte con la Nutella, una parte con la confettura di albicocche
È metà crostata con la confettura di mele e cotogne, che trovate la ricetta sul canale, vi metto giù il link. Prendiamo la nostra griglia dal congelatore, che è bella raffreddata, come vedete abbastanza rigida da poterla tenere in mano. La adagiate sulla crostata, tagliate via con la spatola o con un coltello, tagliate via quello in eccesso e ripiegate i bordi su se stessi. Potete anche tagliare via i bordi e farla allo stesso livello della griglia. Siccome a me piacciono con i bordi schiacciati con la forchetta, io invece ripiego i bordi e poi li schiaccio con la forchetta per una decorazione semplice semplice. Infornate a 170 gradi, così la Nutella non si secca. Forno statico non ventilato, il ventilato si usa soltanto quando inforniamo più pietanze oppure è richiesta dalla ricetta. Come pulire la griglia? La cosa fastidiosa può essere di questo attrezzo qua per fare la griglia nella crostata, può essere il pulire tutte queste insenature. Si risolve con una spatolina di queste qua per lavare i piatti, che ha il manico ma al momento è staccato, quella con le setole alte in modo che entra fino in fondo, e andare a pulire tutte le insenature sotto l'acqua. Giusto che sto facendo sul tavolo per farvi vedere, perché qui c'è più luce, però si fa sotto l'acqua con il detersivo e si passa sia di un verso che per l'altro verso. Insenature pulite. Ciao! Ed ecco la bella sfornata, ragazzi, è buonissima. A parte che la crostata è buonissima, ma vedete la griglia è venuta perfetta. Come vi dicevo, la griglia potete farla anche a filo, per cui l'eccesso di bordo lo potete tagliare via e adagiate sopra la griglia passata dal congelatore, oppure come ho fatto io con i bordi ripiegati. Adesso vi faccio vedere la fetta. Come vedete la crostata resiste al taglio, ma se la rompete si sbriciola tra le mani, si sbriciolerà in bocca, per cui la consistenza della crostata perfetta è questa: resistere al taglio, resistere che rimane integra, ma quando la mordete si sbriciolerà tutta in bocca. Ma ragazzi, che buona! Mi sacrifico. Ciao a tutti! Grazie per la visione. Spero di esservi stata utile. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!